E qui con noi anche il dottor Montemagno, che è il direttore dell'ufficio antifrode delle dogane, al quale cedo la parola per un breve intervento. Prego, dottore. Grazie signor Procuratore, buongiorno a tutti. Oggi l'Agenzia delle Dogane che oggi rappresento è un giorno in cui i sentimenti prevalenti, se vogliamo, sono anche contrastanti, perché sicuramente è un giorno in cui c'è un sentimento, penso di esprimermi a nome di tutta l'Agenzia delle Dogane, un sentimento di profonda rabbia e anche di amarezza per constatare che ben 17 componenti dell'ufficio delle dogane si sente? Sì, che ben 17 componenti dell'ufficio delle dogane di Salerno su un organico che conta 60 unità sono diciamo, stati individuati come proprio protagonisti, si sono resi protagonisti di questi atti illeciti e alcuni di questi con funzioni apicali con il loro comportamento diciamo, di omessa vigilanza hanno consentito che questi comportamenti illeciti venissero perpetrati. E qui appunto l'amarezza è perché è stata del tutto svilita quella che è la funzione del funzionario doganale, che costituisce un primo baluardo di legalità per tutte le merci che transitano negli spazi doganali, legalità sia intesa da un punto di vista fiscale e tributario, a che tutte le merci paghino i diritti dovuti, ma anche la funzione, quella che noi definiamo col profilo appunto extratributario, una funzione di garanzia e di sicurezza nel momento in cui dobbiamo essere certi che le merci che sdoganiamo devono essere a norma da un punto di vista di sicurezza, a garanzia del consumatore, a garanzia dei cittadini, e tra l'altro questa è una funzione che stiamo vedendo proprio in questi giorni di emergenza sanitaria, cercando di velocizzare gli sdoganamenti per tutti i dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici a norma e bloccando quelli che invece non lo sono. Per cui ecco, constatare questa situazione di illegalità diffusa presso un ufficio delle dogane importante in Italia, appunto come Porto, è sicuramente abbastanza triste. Però devo dire che l'altro sentimento, se può dire contrastante con questo, è anche un sentimento di soddisfazione per aver dato come Agenzia delle Dogane, e parlo in primis come Direzione Centrale Antiprove e Controlli, un contributo alle indagini e di questo ringrazio pubblicamente la Procura della Repubblica di Salerno per aver appunto consentito di interpretare determinati comportamenti, perché alcuni erano palesemente, voglio dire, irregolari e costituivano palesemente fattispecie di reato. In altri c'è stato appunto bisogno di un approfondimento e di una conoscenza un po' più accurata delle disposizioni doganali per riuscire a delineare meglio le responsabilità, perché qui, ripeto, le responsabilità sono sia per aver commesso direttamente dei reati, sia per averli favoriti con comportamenti omissivi. È chiaro che qui si apre una nuova fase per l'ufficio delle Dogane di Salerno, si apre la fase della ricostruzione proprio per il numero di funzionari coinvolti e naturalmente l'Agenzia si impegnerà perché funzionari validi sono ancora in servizio, si tratterà di affiancarli con forze nuove per cercare di ristabilire un ambiente di legalità che negli ultimi tempi è venuto a mancare. Come ha detto giustamente il signor Procuratore, quello che dispiace di più tra l'altro è che diciamo, la Dogana Salerno era stata a suo tempo, come si può dire, cioè qualche segnale era stato dato all'ufficio appunto territoriale e a un certo punto noi come direzione antifrode siamo
siamo stati chiamati a esaminare determinati documenti, ma anche determinate appunto statistiche, e da queste abbiamo capito che c'era sicuramente qualcosa che non andava. È bastato vedere l'andamento della possibilità di controlli su tutti gli uffici doganali per accorgerci che l'ufficio dogane Salerno aveva una positività prossima allo zero. Ciò non era possibile in quanto gli stessi profili di rischio che erano operativi su altri uffici doganali davano invece una positività. Tra l'altro per la legge dei grandi numeri non è possibile che su 300, 400, 500 verifiche e merci e tutti quanti diano un esito, voglio dire, regolare, dal momento che siamo noi a livello centrale come direzione antifrode e controlli che inseriamo a sistema e profili di rischio. E questo quindi era già un campanello d'allarme. Ecco, voglio appunto concludere questo breve intervento aggiungendo inoltre che chiaramente l'Agenzia delle Dogane sarà impegnata non soltanto per ricostruire l'ufficio delle Dogane di Salerno, ma anche per attivare naturalmente i procedimenti disciplinari nei confronti di questi funzionari, che sono appunto ben 17, in modo tale che anche da questo punto di vista siano accertate e delineate le responsabilità anche da un punto di vista amministrativo. Grazie.